Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Dopo tante richieste realizzeremo insieme una presina a vortice o a spirale. È ideale sicuramente per fare dei graziosi regalini sia per le feste, quindi per Pasqua o Natale, sia per compleanni, sia per una dimostrazione di affetto anche alle amiche e sia per abbellire la propria casa. Infatti, fatta con i colori che avete in casa, potete benissimo fare un abbinamento e nello stesso tempo come vista è veramente carina. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare quello che poi porterò qui sul canale. Ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco turchese, cotone fiocco blu, lavorerò il tutto con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno un paio di forbici e un marcapunto. La presina che ora realizzeremo insieme la faremo uguale, però partiremo nella parte centrale col turchese, quindi la vorrei fare uguale a questa, però il centro facciamo partire il turchese e qui la parte a girare più il cappiettino lo faremo sempre col turchese. Quindi faremo una coppia di presine da utilizzare insieme o da regalare o per utilizzarle noi, però uguali con dei particolari diversi. Quindi questa ha il bordo blu, questa che faremo insieme la faremo col bordo turchese. Prendiamo il cotone fiocco, in questo caso, e facciamo un anello magico. Entriamo, ci tiriamo il filo all'interno e facciamo una catenella che in questo caso io conterò come prima maglia. Successivamente lavoriamo 7 maglie basse, quindi con la catenella iniziale saranno 8. 1 2 3 4 5 6 7. Tiriamo la codina iniziale e stringiamo il nostro cerchio. Nel primo punto che ci ritroviamo qui entriamo e realizziamo una maglia bassa. Nello stesso punto rientriamo e facciamo la seconda maglia bassa. Qui applicheremo il marcapunti nel primo punto realizzato. Quindi applichiamo il marcapunti e abbiamo fatto 2 maglie basse nello stesso punto. È ora di prendere l'altro colore. Come vedete, ora vi faccio pure vedere un metodo per non intrecciare i fili. Quindi sistemiamo il turchese da questa parte, così. Prendiamo il blu, lo sistemiamo sempre sopra il dito, quindi per essere lavorato. Entriamo nella seconda maglia bassa che ci ritroviamo, prendendo, mi raccomando, le 2 soline, ci tiriamo il filo blu e facciamo la prima maglia bassa e la seconda maglia bassa. Come vedete ci siamo lavorati anche
contemporaneamente il cotone turchese, che ci dobbiamo portare sempre, questi due fili ce li dobbiamo portare sempre in tutta la lavorazione. Quindi sistemandolo ce lo siamo lavorato e l'abbiamo diciamo incorporato con la lavorazione blu. Continuiamo con il turchese, quindi qui abbiamo il cotone blu e qui il cotone turchese. Questa è la codina del blu, la mettiamo da parte per ora. Se dà fastidio la potete anche un pochino tagliare. Ora dobbiamo ritornare a lavorare 2 punti bassi con il turchese, quindi che facciamo? Il turchese lo mettiamo qui davanti, facciamo passare il blu nella parte dietro, così, e ci lavoriamo il turchese. Quindi andiamo nel punto successivo e prendiamo direttamente il filo turchese, così. Io in questo caso mi sto lavorando un pezzettino di codina del filo blu, così poi lo andrò a tagliare, e facciamo sempre 2 maglie basse nello stesso punto. Ora lasciamo il turchese qui, riprendiamo il blu, anzi, per venirci più semplice tagliamo le codine. Quindi questa è la codina del blu che abbiamo diciamo già inserito e la tagliamo, e questa è la codina iniziale che taglieremo, così non ci darà fastidio. Ok, riprendiamo la lavorazione. Ora dobbiamo lavorarci il blu. Come vedete i gomitoli sono messi uno da una parte e uno dall'altra, e noi dobbiamo sempre fare questo tipo di lavorazione. Mettiamo il turchese che abbiamo appena lavorato in corrispondenza alla lavorazione, prendiamo il blu, tiriamoci la codina del turchese, riprendiamoci il blu, andiamo nel punto successivo e ci lavoriamo altre 2 maglie basse nello stesso punto. Ora dobbiamo lavorare col turchese, quindi cosa facciamo? Il blu che è della parte di sotto lo mettiamo vicino alla lavorazione, entriamo e ci lavoriamo direttamente il turchese, 1 e 2, quindi 2 maglie basse in ogni punto. Ci tiriamo un pochino la codina del blu, così non ci vengono dei punti troppo larghi. Qui abbiamo il turchese e qui abbiamo il blu. Il turchese lo mettiamo allineato al lavoro e riprendiamo la lavorazione del blu. Quindi entriamo lavorandoci sempre al di sotto il cotone turchese incorporato e ci lavoriamo 2 maglie basse col blu. Dopodiché dobbiamo lavorare col turchese, prendiamo il blu, lo facciamo passare nella parte dietro, guardate, ci riprendiamo il turchese e ci lavoriamo 2 maglie basse col turchese. In tutto noi dobbiamo lavorare 16 maglie basse. Arrivati al punto segnato dobbiamo fare l'ultimo punto, quindi sganciamo il marcapunti, dobbiamo lavorarci gli ultimi 2 punti bassi nel punto che avevamo contrassegnato. Quindi entriamo nel punto con il blu, quindi mettiamo allineato il turchese, prendiamo il filo blu e ci lavoriamo gli ultimi 2 punti bassi, quindi in tutto ne abbiamo 16. Ora dobbiamo prendere il turchese, da qui cominciamo
a lavorare la formazione del cerchio con gli aumenti previsti. Quindi abbiamo lavorato finora 2 punti bassi in ogni punto sottostante. Ora lavoreremo un punto basso e un aumento per colore. Quindi entriamo direttamente nella prima maglia che abbiamo a disposizione, scusate, sempre col turchese, quindi facciamo passare il blu nella parte di sotto, nella parte dietro. Ci lavoriamo il primo punto col turchese e nel punto successivo ci lavoriamo l'aumento. Quindi lavoriamo 2 punti bassi nello stesso punto. Quindi abbiamo fatto un punto basso e nel punto seguente, sempre col turchese, l'aumento. Questo è quello che è l'inizio, quindi noi non marcheremo sempre il primo punto, ma marcheremo una maglia qualsiasi che ci fa capire qual è l'inizio e quindi dove verranno effettuati per prima gli aumenti. In questo caso siamo partiti da qui a fare un punto basso più un aumento. Quindi mettiamo il marcapunti in un punto qualsiasi, quindi lo marchiamo proprio solo per tenere, diciamo, a conto da dove siamo partiti, lo fissiamo e continuiamo a lavorare la nostra lavorazione così come abbiamo fatto. Il turchese, ora dobbiamo lavorare il blu. Il turchese da questa parte lo mettiamo davanti, prendiamo il blu e lavoriamo il primo punto del blu, facciamo una maglia bassa, nel secondo punto un aumento, 1 e 2. Prendiamo ora il filo blu, lo facciamo passare nella parte sempre dietro e ci lavoriamo il turchese. Quindi punto basso, qui possiamo tirare un pochino la codina così non si crea un punto largo, l'ultimo punto blu, più un aumento, 1 e 2. Rimettiamo il turchese nella parte davanti, prendiamo il blu e lavoriamo sempre una maglia bassa, stringiamo un pochino, ecco la maglia del il colore turchese, e 2 maglie basse nello stesso punto, quindi l'aumento. Il marcapunti ci farà capire dove appunto arriveremo per cominciare 2 maglie basse più un aumento. Continuiamo a lavorare così, facciamo passare il blu nella parte dietro, entriamo e ci lavoriamo sempre il turchese, primo punto, più aumento nel secondo punto. Qui lo facciamo passare davanti, ci riprendiamo il blu e lavoriamo primo punto e secondo punto, facciamo l'aumento. Qui tiriamo il turchese in avanti, facciamo passare dietro, nella parte dietro, il blu e ci lavoriamo sempre un punto basso più un aumento. Ora siamo arrivati all'ultimo spicchio, chiamiamolo così, facciamo passare davanti il turchese, riprendiamo il blu e ci lavoriamo sempre un punto basso più un aumento nell'ultimo punto, 1 2. Qui siamo tornati dove c'era appunto il marcapunti, quindi nello spicchio iniziale, e come vedete, ora vedrete che
lavorando col turchese, facciamo passare sempre il filo blu nella parte dietro, ci lavoreremo 2 maglie basse più un aumento, però ve le ritroverete. Quindi entriamo nella prima maglia e ci lavoriamo la prima maglia bassa, entriamo nella seconda e ci lavoriamo la seconda, e in questa maglia lavorata a metà, se voi vedete è diciamo una maglia a metà lavorata insieme al blu, in questa maglia ci lavoriamo l'aumento, quindi 2 maglie basse più un aumento. Portiamo il turchese nella parte davanti, prendiamo il blu e facciamo la stessa cosa. Entriamo, se voi ci fate caso, c'è questa piccola lavorazione del turchese e dobbiamo entrare noi nello stesso punto e fare il primo punto col blu, il secondo punto col blu e l'aumento, quindi 2 maglie basse più un aumento, sempre portandoci dietro mano a mano i fili. Riprendiamo il turchese, quindi facciamo passare il filo blu, entriamo in questa maglia dove qui si vede meglio, c'è questa linetta di blu, entriamo qui e facciamo prima maglia bassa, seconda nel punto successivo e aumento nell'ultimo punto, 1 e 2. Continuiamo, abbiamo lavorato il turchese, prendiamo il filo turchese, lo facciamo passare qui davanti, prendiamo il blu, lo avviciniamo al lavoro e ci lavoriamo prima, seconda maglia bassa più l'aumento, 1 e 2. Ora dobbiamo riprendere il turchese, quindi facciamo passare dalla parte dietro il filo blu e ci lavoriamo, riprendiamo il turchese e facciamo sempre la stessa cosa fino ad arrivare al marcapunti, 2 maglie basse più un aumento, 1 2. Facciamo passare davanti il turchese, riprendiamo il blu e facciamo 1 2 più l'aumento, 1 e 2. Stiamo per arrivare all'inizio, quindi ci dobbiamo lavorare ancora 2 spicchi, sempre con 2 maglie basse più un aumento, quindi facciamo 1 2 e l'aumento e ci lavoriamo l'ultimo spicchio prima del successivo aumento, quindi dell'altro giro. Ci lavoriamo la prima maglia, ci lavoriamo la seconda e l'aumento, 1 2. Abbiamo terminato anche il giro di 2 maglie basse più un aumento. Qui, che con il segno del marcapunti, partiamo, come ora vi renderete conto, abbiamo 1 2 3 più un aumento in questa maglia, quindi non vi verrà difficile perché l'aumento verrà fatto sempre in questa maglia lavorata a metà, guardate, quindi l'aumento verrà sempre lavorato qui, quindi qui vi ritroverete a lavorare 3 maglie basse più un aumento. La stessa cosa farete col blu turchese fino ad arrivare di nuovo al blu con 3 maglie basse più un aumento e comincerete 4 maglie basse più un aumento. Ora faremo un altro giro insieme e vi posso assicurare che la lavorazione
procederà sempre con gli aumenti esatti, guardate, e si creerà questo vortice, quindi questi spicchi proprio a girare. Quindi ora ci lavoriamo un altro giro insieme per capire meglio anche come disporre il cotone. Quindi io vi ho fatto vedere il metodo per non intrecciare il cotone. Quindi ora dobbiamo lavorare il turchese, quindi prendiamo il blu, lo facciamo passare dietro e ci lavoriamo il turchese. Prima maglia bassa, seconda, terza, aumento, 1, 2. Ora questo lo facciamo passare davanti, prendiamo il blu, lo allineiamo alla lavorazione e ci lavoriamo. Prima maglia bassa, quando vedete che questa asolina si allarga, tirate un pochino il filo, in questo caso che state inserendo di sotto. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, aumento, prendiamo il turchese, questo lo facciamo passare dietro, quindi lavoriamo 1, 2, 3, aumento. Come vedete vi viene anche semplice. Questo lo facciamo passare davanti, prendiamo il blu e ci lavoriamo il blu sempre con 1, 2, 3, aumento. È una lavorazione veramente semplice, sembra complicata ma vi assicuro che è semplicissima. Prendiamo, alziamo il turchese, facciamo passare il blu nella parte dietro e ci lavoriamo il turchese. Quindi per ogni spicchio lavorate il colore corrispondente. Quindi facciamo, abbiamo fatto 2, 3 e nell'ultimo facciamo l'aumento. Facciamo passare il filo davanti, riprendiamo il blu e rifacciamo sempre 3 maglie basse più l'aumento, 2, 3, aumento. Ora facciamo passare sempre questo filo blu dietro, riprendiamo la lavorazione col turchese, quindi facciamo 1, stringiamo un pochino, 2, 3, aumento, 2 punti nello stesso punto. Guardate già come prende forma. Continuiamo, mettiamo il turchese davanti, il blu dietro e ricominciamo la lavorazione col blu facendo sempre 2, 3 più l'aumento, 1 e 2 nello stesso punto. Qui ci ritroviamo in quello iniziale e da qui comincerà la lavorazione di 4 maglie basse più un aumento, quindi va a, diciamo, ad aumentare una maglia a giro. Quindi abbiamo iniziato con 2 maglie basse nello stesso punto, poi una maglia più un aumento, 2 maglie più un aumento, 3 maglie più un aumento e qui ci ritroveremo a lavorare 1, 2, 3, 4 più un aumento, 4 maglie basse più un aumento e così via
si continuerà a lavorare allargando il nostro cerchio. Quindi ora lavoreremo 4 maglie basse più un aumento per ogni spicchio che abbiamo, fino ad arrivare sempre qui dove c'è il marcapunti, nella parte iniziale, dove poi inizieremo 5 maglie basse più un aumento, poi faremo 6 maglie basse più un aumento e ce lo riportiamo in tutti gli spicchi e faremo grande la nostra presina, il nostro centro, il nostro sottopentola, perché poi lo potete utilizzare per tante lavorazioni quanto vogliamo. Quindi lo volete fare più piccolo, più grande, lo volete fare più grande ancora, basta aumentare un punto per giro. Quindi 1, praticamente 1 aumento, 2 aumento, 3 aumento, 4 aumento, 5 aumento, 6 punti aumento, 7 punti aumento e così via dicendo. Ora possiamo continuare la lavorazione da soli fino ad arrivare a 12 punti bassi più un aumento. Quindi a spicchio vi ritroverete 14 punti bassi a spicchio. Gli spicchi sono 8 in questo caso, perché ho fatto l'inizio comunque con 8 maglie basse e continueremo ad allargare. Io farò la stessa misura di questa presina e quindi sono arrivata alla lavorazione di 12 punti bassi più un aumento, 12 punti bassi più un aumento, 12 punti bassi più un aumento. Di questa lavorazione ne dovete fare 2. Come vedete, la presina è fatta doppia. Arrivato a fare appunto 12 punti bassi più un aumento, mi sono fermata e questa è la lavorazione. Nello stesso tempo ne ho realizzato un'altra uguale, sempre partendo al centro col turchese, e come vedete queste invece sono partita col blu. Quindi la lavorazione è perfettamente uguale, perché i colori che si alternano sono uguali. Quello che andremo a fare di diverso è la parte il laterale più il cappietto, che io farò in questo caso turchese, per poter fare abbinate 2 presine uguali ma leggermente con tonalità diverse. Quindi ora queste 2 presine noi le metteremo, guardate, questa è la parte dietro, dovremo eliminare tutti questi fili o almeno un pochino, perché poi verranno sovrapposte e verranno lavorate insieme, quindi unite con un giro di punti bassi, che in questo caso io farò col turchese. Qui arrivati alla fine dello spicchio mi lavoro, quindi sono sempre, questa è la parte iniziale, quindi non ho iniziato a fare l'altro aumento, ma mi ritrovo gli spicchi tutti con le stesse maglie. Qui devo solo fare, riprendere il turchese, entro nella maglia successiva prendendomi il filo turchese, faccio una maglia bassa e poi faccio una maglia bassissima e chiudo il mio cerchio. Dopodiché taglio il filo e riprenderemo la lavorazione da un punto qualsiasi. Conviene sempre riprendere la lavorazione dal punto stesso del colore che si sta facendo comunque la parte rotonda, quindi la nostra circonferenza. Tagliamo i 2 fili, quindi leviamo tutta la lavorazione e nel cappietto li facciamo passare tutti e 2 per chiuderli. Facciamo passare anche quello blu, tiriamo il cappiettino turchese e fissiamo la nostra lavorazione. Questo poi verrà inserito all'interno della nostra presina, quindi neanche si vedrà più. Sganciamo il marcapunti perché non ci serve più e lo possiamo levare.
prendiamo le parti dritte del lavoro e le sovrapponiamo, quindi mettiamo le parti a rovescio all'interno. Come vedete, giustamente mettendoli dal dritto vi verranno sovrapposti anche i colori, così. Ma a noi non interessa, perché noi le dobbiamo solamente unire con punto basso e quindi non interessa che devono essere in corrispondenza. Quindi partiamo dalla parte dove abbiamo appunto chiuso il lavoro, mettiamo tutta la lavorazione all'interno da una parte e dall'altra e iniziamo precisamente però in corrispondenza della fine dello spicchio da una parte e dall'altra, quindi ci verranno comunque messi, avete visto, in corrispondenza degli spicchi lavorati. Prendiamo il turchese, lo sistemiamo alla lavorazione, entriamo in un punto successivo a quello che abbiamo chiuso ed entriamo nel punto dall'altra parte. Ci tiriamo il filo all'interno, facciamo una catenella e iniziamo a lavorare un punto da una parte e un punto dall'altra e ci lavoriamo delle maglie basse, una maglia bassa per ogni punto sottostante, prendendo da una parte e dall'altro. Infatti guardate, essendo due parti uguali corrispondono tutti i punti, quindi ce li dobbiamo lavorare tutti senza saltarne neanche uno, perché poi la lavorazione non vi risulterà omogenea e quindi risulterà poi una lavorazione ondulata oppure non compatta. Ci lavoriamo una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine facciamo gli ultimi punti, quindi entriamo nel primo e l'ultimo punto lo facciamo in corrispondenza del punto bassissimo che abbiamo fatto per chiudere la lavorazione, quindi entriamo un pochino più in sotto, ok, e abbiamo terminato il giro dei punti bassi. È un progetto con cui si possono realizzare dei cuscini. Quindi quando fate questa operazione, se voi lo volete fare più grande per fare dei cuscinetti, prima di arrivare alla fine lo imbottite, dopodiché chiudete. Quindi potete realizzare tranquillamente dei cuscini fatti un po' più grandi anche per metterli sul letto o sul divano. Questa è un'idea in più che vi posso dare perché la lavorazione lo permette, anche perché come vedete dalle due parti è sempre la parte dritta, quindi sono facilmente utilizzabili anche per cuscini. Ora faremo l'ultimo giro con il cappietto. Dopo aver fatto l'ultimo punto entriamo nel punto successivo con maglia bassissima. Da qui iniziamo una lavorazione per poter fare la parte laterale e faremo maglia alta, nel punto seguente maglia bassissima, nel punto successivo maglia alta, nel punto seguente maglia bassissima, maglia alta,
maglia bassissima. Quindi questo ci farà quell'orlino che vedete appunto nella presina che ho già realizzato, lavorando in un punto maglia alta e nel punto successivo la maglia bassissima. Arrivati a facciamo questo tipo di lavorazione, arrivati nella parte di sotto faremo il cappietto, perché il cappietto io lo farò non nella parte iniziale, perché così evitiamo ogni minima imperfezione. Quindi ci lavoriamo fino a questo punto all'incirca questo tipo di lavorazione, quindi maglia alta e maglia bassissima. Possiamo tranquillamente contare 1 2 3 4. Arrivati alla fine del quarto spicchio faremo il cappietto e qui ci resterà sempre 1 2 3 e 4, e quindi finiamo nella parte iniziale. Lo faremo in corrispondenza della metà della presina, però dall'altra parte. Quindi ci lavoriamo la lavorazione fino ad arrivare a questo punto e poi insieme faremo il cappietto. Arrivati qui, quindi io ho contato dall'inizio 1 2 3 4 spicchi. Arrivati qui, io sono arrivata con maglia bassissima, parto facendo 12 catenelle, quindi 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Poi questa è a scelta, potete farne di più o di meno. Rientriamo nello stesso punto con maglia bassissima e dal punto seguente ricominciamo con maglia alta e nel punto successivo maglia bassissima, quindi ricominciamo la lavorazione. E questo è il cappietto che si è formato della presina. Dico, voi a scelta lo potete fare più grande o più piccolo, bisogna sia per gusto e sia in base dove lo dovete applicare. Continuiamo sempre con questa lavorazione fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui all'ultimo punto, entriamo alla base del primo punto che abbiamo fatto e ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione della presina. Tagliamo il filo, lo facciamo passare nel cappietto e lo stringiamo e poi lo faremo passare fra le maglie e la nostra presina è pronta. Guardate un po' le presine fatte solo col bordo, quindi inizio e bordo diverse, ma guarda che sembrano belle, cioè messe in una cucina e oppure fatte sicuramente con altri colori, saranno un coordinato perfetto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto e io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.